I libri di narrativa ti daranno 1000 volte più saggezza rispetto a qualsiasi libro di crescita personale o rispetto a qualsiasi libro di autoaiuto. Questo perché? Perché gli autori del passato, le menti più geniali della storia, ci hanno messo tanti anni e il massimo della loro inventiva per distillare lezioni di vita. Avevano troppa paura o non si poteva fare, non era socialmente accettabile riportarlo pari all'interno dei libri. Quindi li hanno racchiusi all'interno dei loro personaggi. I loro personaggi sono dei distillati di tutte le lezioni che ci sono da imparare o che loro hanno imparato nella loro vita. Quindi tutto quello che adesso noi impariamo grazie ai libri di crescita personale o di autoaiuto in realtà non sono altro che dei concentrati di cose che si sapevano già, che in passato avevano già scoperto, semplicemente sono messi in forma, diciamo, più astratta, come elenco puntato, in una maniera più analitica. E questo è fantastico perché rende tutto più compresso, le lezioni di vita le comprime in 100 pagine e sembra tutto fantastico. Ma c'è un problema. Il problema è che si viene a perdere la storia. Noi siamo esseri che si basano sulla storia. Come diceva anche Alessandro d'Avenia, un grande pensatore, un grande filosofo, un grande intellettuale del nostro tempo, che però guarda caso non scrive libri di autoaiuto, ma scrive romanzi. E in un'intervista bellissima che ha tenuto all'università, lui descrive proprio questo. Perché per le cose più importanti parliamo di storia della vita, storia d'amore? Perché? Perché noi siamo esseri narrativi. Senza le narrazioni noi della vita non sappiamo che cosa farcene. Perché siamo esseri narrativi? Perché interpretiamo le azioni dell'uomo attraverso le narrazioni. Se io oggi avessi iniziato questa lezione tirando fuori della farina, delle uova e dello zucchero, avessi cominciato a impastarli qui sopra, voi che cosa avreste pensato? Ha sbagliato conferenza, è venuto a Masterchef, è impazzito, la sua vera passione è la cucina e non è Dostoevsky. Che cosa avreste fatto? Mi avreste dovuto mettere subito in una narrazione per giustificare un comportamento che altrimenti non è giustificabile. Ero in metropolitana, fissi le persone e ti chiedi che storia hanno, perché stanno mandando quel messaggio, perché stanno leggendo quel libro. Guardi gli occhi di quel ragazzo, di quella ragazza che ti piace e dici chissà cosa pensa, chissà cosa c'è dietro quegli occhi, mi potrei anche innamorare di una ragazza così, vorrei sapere che storia ha. Perché conoscere la realtà è conoscere le narrazioni. Chi, anche il più razionalista di voi, la mattina casca l'occhio sull'oroscopo, anche se ride dell'oroscopo, non lo legge lo stesso. Perché? Perché noi senza storia non possiamo vivere. È chiaro che non mi succederà quello che dice l'oroscopo, ma perché leggiamo l'oroscopo e perché l'oroscopo non tramonterà mai? Perché siamo esseri narrativi, senza le narrazioni noi non sappiamo chi siamo. Si può pensare che descrivere dei concetti di crescita personale, di coraggio, di resilienza, di leadership, quello che vuoi, inserirli all'interno di un personaggio e raccontare la sua storia attraverso 300, 500, 800, 1000 pagine, si diluiscano i concetti e quindi si perda la loro efficacia. Invece un libro di autoaiuto che è tutto bello compresso in 100-150 pagine, elenco puntato e sembra che sia tutto più chiaro, ed è chiaro intellettualmente. C'è solo un piccolo problema. Metti per esempio 12 regole per la vita di Jordan Peterson, un libro che ho letto, fantastico, lo consiglio a tutti, per carità. Cominci a leggerlo, arrivi alla prima regola, stai dritto con le spalle ben indietro. Perfetto. Te lo cerchi, te lo sottolinei, te lo ricordi, dici sì vai, da adesso la seguo. Poi ti leggi la seconda, la terza, la quarta, ora che sei arrivato alla quinta, ti sei già scordato qual era la prima. Perché in un elenco puntato le cose sono separate, sono scollegate una dall'altra. E quindi si basa tutto sul memorizzare analiticamente, imparare a memoria quali sono queste regole. Pensa invece alla Divina Commedia, ok? Attraversi questo viaggio di Dante insieme a lui, dalla selva oscura attraverso l'inferno, che all'inizio è blando, si parte col limbo, poi si scende sempre più a fondo, si arriva da Lucifero, poi si oltrepassa tutto il purgatorio, infine si arriva al paradiso. Sei arrivato al paradiso, sì, ma la strada non è finita. Cielo 1, cielo 2, cielo 3, superi tutti i cieli, tutte le cerchie celesti fino ad arrivare a Dio. Questo viaggio ti resta molto più impresso, soprattutto se c'è qualcuno che te lo spiega tra l'altro, perché non è scritto in prosa, ma il concetto della storia ti resta più impressa. Quindi, quando la vita ti metterà alla prova, lanciandoti delle difficoltà, non ti verrà in mente qual era la terza regola di Jordan Peterson. Non ti verrà in mente di andare a prendere il libro e leggere, vediamo se c'è qualcosa che mi interessa qui. Ma quello che avrai in mente sarà la storia
che hai già letto, sarà la storia di Dante, sarà la storia di Renzo e Lucia, saranno le storie dei tuoi libri preferiti, dei tuoi romanzi preferiti, non devono per forza essere grande letteratura che si studia a scuola. E ripensando alla determinazione con cui Renzo e Lucia sono andati contro a Don Rodrigo, alla inettitudine di Don Abbondio, alla peste, e sono riusciti finalmente a sposarsi. Quello te lo ricorderai. Penserai a Dante ogni volta che ha avuto paura, ogni volta che è svenuto, ogni volta che ha avuto delle difficoltà, ha avuto qualcuno, Tornasecchia, Virgilio, che lo ha aiutato ad andare avanti. E allora tu magari andrai a cercare qualcuno, andrai a cercare un mentore, oppure troverai la forza dentro di te per alzarti e per pensare, cacchio, c'è Dante che letteralmente si è arrampicato sopra il diavolo, io non riesco a fare la stessa cosa, oppure io sto facendo la stessa cosa, so che ce la posso fare, perché dall'altra parte di questo diavolo c'è il purgatorio e poi il paradiso, quindi la situazione ideale, quello che voglio raggiungere. Questa storia ti rimane nel cuore e questa storia non te la dimenticherai. Come dicevo prima, non devono essere per forza grandi classici che si studiano a scuola, non voglio sembrare il tuo prof di italiano. Leggi quello che ti appassiona, leggi quelle storie che ti attirano, perché una cosa che io credo sia profondamente vera, che avevano già capito i pensatori del passato come Freud, è che se una storia senti che ti piace proprio, ti coinvolge, vuol dire che lì c'è un messaggio per te, vuol dire che è appropriata a te. E se questa storia ti piace, fantastico. Se questa storia ti imbarazza, fantastico. Se questa storia ti spaventa, meraviglioso. Se una storia ti colpisce nel profondo, sia che l'emozione sia piacevole, sia che sia spiacevole, è perché sta avendo un impatto su di te. Un impatto che nessun elenco puntato di regole, per quanto scritte da menti geniali, possa mai avere. E la cosa più bella è che tutti questi libri sono gratis, perché tanto sono quelli che trovi in biblioteca, cioè Calvino, Manzoni, Dostoevsky. Sono libri che normalmente tu trovi in una qualsiasi biblioteca. Nonostante siano i libri più semplici da reperire, sono i libri scritti dalle menti più geniali del nostro passato, dell'umanità intera, che hanno trattato dei più grandi misteri, delle più grandi profondità dell'animo umano, e ce ne hanno lasciato traccia, senza stare a scrivere un libro motivazionale, ma scrivendo nella maniera che più di tutte ti entra dentro. Quindi cosa puoi fare con queste informazioni? Non metterti a cercare i 10 grandi romanzi che ti cambieranno la vita o 10 libri che devi assolutamente leggere. I libri non sono come delle figurine da collezionare, lo sto imparando in questo periodo. Leggi quello che ti appassiona davvero, leggi quello che ti incuriosisce, leggi quello che ti imbarazza, leggi qualcosa che ti colpisce in qualsiasi maniera, perché solo così ti rimarrà dentro. E tra l'altro sarà anche molto più semplice da leggere, anche se dovesse rivelarsi che ha 600, 800, 1000 pagine. Quindi per esempio vuoi sapere di più sul coraggio? Leggi l'Iliade, in versione prosa, esiste, è fantastica. Stai affrontando un cambiamento che ti fa paura? Uno Nessuno 100.000 di Pirandello. Vuoi trovare la forza per seguire la tua vera natura? Il richiamo della foresta di Jack London. Non serve leggere decine di libri di autoaiuto solo per dire di averli letti e solo per riempire la propria libreria. Alla fine quello che conta è essere felici, è stare bene, essere emozionati. Quindi quell'unico libro che leggi in tutto l'anno, se ti emoziona, probabilmente sarà quello che ti cambierà la vita e sarà quello i cui insegnamenti ti ritorranno in mente e ti aiuteranno nel momento del bisogno. Quindi ora vai e comincia a leggere quel libro che ti attira da così tanto tempo. Se non ti viene in mente un libro esatto con cui partire, devi sapere che io e Cristian abbiamo fatto partire un gruppo di lettura che ha esattamente questo scopo. Cioè, prendiamo dei libri che generalmente sono di narrativa, o comunque che raccontano una storia, e poi ci ragioniamo insieme. Pensiamo a ciò che ne abbiamo tratto. E abbiamo letto dei libri fantastici, abbiamo letto Nelle Terre Estreme, abbiamo letto Le Notti Bianche di Dostoevsky, abbiamo letto Autobiografia di uno Yogi, abbiamo letto Siddhartha, L'Alchimista, e sono tutti libri fatti con questo schema. Se vuoi sapere di più, clicca il link qua sotto, entra, è gratis, e se non ti piace puoi uscire, se invece ti piace continua a leggere, perché veramente ti cambia la vita.